La mia prima volta ad Avalon, quando è cominciato tutto, quando posso veramente dirlo, a ragione, ha iniziato la mia vita a cambiare radicalmente. O Lady of Avalon. Era il lontano 2006. Avevo finito gli esami all'università, mi stavo per laureare, avevo messo via un gruzzoletto perché era in previsione un viaggio in India. Dopo la laurea sarei partita come volontaria per lavorare in una scuola per orfani. Avevo anche fatto il corso per volontarie e insomma sembrava tutto pronto. Se non che il 29 settembre di quell'anno, il 2006, è successo l'imprevisto. Un terribile incidente sportivo mi ha letteralmente spappolato la gamba. Da un giorno all'altro mi è cambiato tutto. Tu puoi immaginarti una ragazza, una donna giovane nel fiore dei suoi anni, non ero neanche ancora trentenne, nel pieno della sua vita, della sua indipendenza, piena di passioni, piena di voglia di vivere, all'improvviso mi sono trovata in un letto di ospedale senza più poter fare nulla. E dirai, che mai sarà? Capita di rompersi una gamba. La mia frattura era particolarmente grave, al punto che mi ci sono voluti la bellezza di 7 lunghi mesi di assoluto letto, senza nemmeno poter appoggiare il piede sul pavimento prima di poter alzarmi in piedi e muovere i primi passi. Però io questo ancora non lo sapevo. Mi sono rotta la gamba, sono stati dei giorni terribili anche per l'intervento chirurgico, il post e tutto quello che si è collegato alla mia esperienza ospedaliera, ma soprattutto tutti quelli che erano i miei piani sono andati in fumo. E dopo il mio periodo in ospedale mi hanno rimandato a casa, non sono stata tanto, sono stata un po' di giorni, con la coda tra le gambe. Era saltato sicuramente il mio viaggio in India, però la paura era di non poter nemmeno più tornare a camminare come prima. Di fatto nessun medico se la sentiva di dirmi che avrei potuto riprendere esattamente come ero prima. Sicuramente mi hanno detto dovrai appendere i pattini al chiodo. Quindi la tristezza per non sapere più se tutte le mie passioni che si basavano sulle mie gambe, l'escursionismo in montagna, il pattinaggio artistico, non sapevo se avrei mai potuto rifarle. Non potevo nemmeno più andare in bagno da sola. Ed è stato in questo momento, con questo stato d'animo, mentre scrivevo la mia tesi di laurea in posizioni assurde, perché non avevo un PC portatile, quindi cercavo di farmi portare sulla scrivania e di stare in posizioni il più possibile consone anche per la mia schiena. Ed è stato lì che mi è arrivata nella casella di posta la newsletter di Cathy Jones. E la newsletter di Cathy Jones proponeva il percorso di studio ad Avalon. Per me era un mettere insieme tutti dei segnali che stavo trascurando da un bel po'. Un serio percorso che aveva come oggetto la dea, Avalon che si stava intrufolando in tutti i modi strani nella mia vita, ma anche davanti a un così forte sentimento di fine, di distruzione, la possibilità di un nuovo inizio. Non avrei avuto idea di quanto glorioso sarebbe stato questo nuovo inizio. E così mi sono iscritta. Mi sono iscritta utilizzando tutti i risparmi che avevo messo da parte per il viaggio in India e con la fiducia che per quando ci sarebbe stato il momento di viaggiare a Glastonbury, la mia gamba quantomeno sarebbe tornata in condizioni decenti. All'epoca non avevo nemmeno una fotocamera digitale, penso che i primi compiti per casa che dovevo svolgere per il percorso di averli o disegnati o raccontati in un altro modo perché non avevo proprio la possibilità, oppure fotografati in analogica e spediti in qualche altro modo. Sembra la preistoria, ma dovendo stare a letto 24 ore su 24, la cosa che mi colpisce ricordandolo è che il mio altare, il mio spazio sacro, che comunemente è appoggiato su un comò, un tavolino, una mensola, comunque su un ripiano orizzontale, io l'avevo
costruito da me ritagliando e disegnando, e l'avevo appiccicato sulle doghe del letto che stava sopra di me, perché io e mia sorella, all'epoca vivevamo ancora insieme, dormivamo su un letto a castello, quindi il mio altare era praticamente appiccicato sopra la mia testa in alto, ed era l'unico modo per poter fare le pratiche che venivano suggerite davanti all'altare, considerando che non mi potevo alzare dal letto se non per brevissimi periodi. Ed è così poi che è arrivato il weekend lungo del primo viaggio e ovviamente la mia gamba non era guarita. Pian piano ero riuscita a rialzarmi in piedi con l'aiuto delle stampelle, senza però ancora poter appoggiare, nemmeno semplicemente appoggiare, si chiama carico a sfioramento, la mia gamba sul pavimento, quindi dovevo comunque stare sempre con la gamba sollevata. E ho deciso di partire lo stesso. Innanzitutto la professionalità di coloro che mi hanno accolta, nonostante tutto, che sapevano e hanno deciso di assecondare la mia difficoltà fisica in ogni modo, pur di non farmi perdere le lezioni in presenza. Ma poi l'emozione che è schizzata a 1000 già mentre facevo il viaggio accompagnata da un amico writer di Bristol, e vedere in lontananza ergersi davanti all'orizzonte il Tor con la torre di San Michele. Un'immagine che ho visto solo in foto per mesi, un'immagine che ho trovato nei libri che avevo letto, ma che ancora non avevo potuto vedere coi miei occhi. E ancora lì sembrava tutto assolutamente incredibile. Ho alloggiato in un luogo che era tenuto da una sacerdotessa che purtroppo adesso non è più con noi in questo mondo, e che si chiamava Priestess House. E ancora più incredibile è stato il primo ingresso al tempio. Era la primissima volta in vita mia che mettevo piede in un tempio autorizzato e riconosciuto da un governo europeo dedicato a una divinità indigena, e era tutto perfetto, tutto quasi irreale, magico, di un altro mondo, ma in realtà allo stesso tempo era reale, tangibile, toccabile, annusabile. Una cosa che mi resterà nella memoria per sempre era il profumo che emanava anche quando gli incensi erano ancora spenti. Ed è una cosa peculiare perché all'epoca tutti i training, tutte le lezioni si svolgevano all'interno del tempio, mentre oggi ci sono altre strutture, c'è la Goddess Hall, c'è la Goddess House con tutte le varie stanze. Una volta si andava tutti quanti lì, e quindi il mio inizio è stato esattamente in quel luogo, e questa cosa mi è rimasta dentro tutt'oggi. Quando varco quella soglia mi riprende un brivido che, come una connessione attraverso lo spazio-tempo, connette la me di allora con la me molto differente di adesso. E poi il panico. Il panico perché, nonostante i 5 anni di turistico alle superiori, l'inglese in Italia non siamo proprio capaci ad insegnarlo. Scusatemi, insegnanti di inglese, però temo che sia un'esperienza condivisa, su questo forse dobbiamo farci un ragionamento. Anyway, il libro di testo su cui studiare all'epoca non era stato tradotto ancora in italiano, quindi già ricordo quando mi arrivò via posta un'altra emozione, anche quella, però ci ho impiegato una giornata intera per leggere e sottolineare le parole di cui non conoscevo il significato. 2 pagine in una giornata intera. E anche le prime lezioni ero assolutamente impreparata a una delle pratiche fondamentali del training, che è la chiamata della ruota di tutte le direzioni, ovviamente rigorosamente in inglese. Ecco, io credo che un panico così di non averlo mai provato in vita mia. E allo stesso tempo è molto formativo, perché tutt'oggi ho il ricordo nitido di cosa erano le mie emozioni, della mia paura, del batticuore, e questo aiuta moltissimo anche a rapportarmi con chi studia con me. Penso di aver trovato ogni sorta di stratagemma per cercare di farmi entrare delle frasi in un inglese accettabile per poter fare pubblicamente, perlomeno con gli altri studenti e studentesse, di tutto questo. Una cosa che ricordo molto forte è il pellegrinaggio per la terra di Avalon.
Era previsto proprio una lunga giornata di esplorazione su e giù per il Thor, Werial Hill, erano parecchi chilometri ed era per la campagna. Avevano pensato a tutto per farmi fare un altro tipo di esperienza in maniera tale da accogliere la mia disabilità. Però no, con la testardaggine che mi contraddistingue, io ero lì, era un sogno che si avverava, ero lì per la prima volta e ho voluto seguire la mia insegnante, onore a lei, Erin McAuliffe, e il gruppetto che era con me, tutto quello che era il percorso da fare. Quindi con le stampelle, senza poter appoggiare una gamba, mi sono fatta su e giù per il Tor e mi sono fatta tutta l'intera giornata in giro per la campagna. Mi ricordo c'era una parte su Weria Hill dove la terra era totalmente diventata fango, calpestata dagli zoccoli di queste grosse muccone rosse, e avevo la stampella che affondava e quando la tiravo fuori faceva praticamente lo stesso schiocco del sottovuoto tutte le volte, e sono arrivata di nuovo poi nel bed and breakfast con le stampelle infangate con tanto così perché sprofondavano nel terreno. Eppur per me questo ha significato tantissimo. Tu devi considerare che allora ero una persona molto diversa, ero molto timida, non direi introversa, però comunque spaventata, molto poco incline a metterci la faccia, a mostrarmi, almeno che non avessi un solido gruppo di supporto. I miei attivismi dell'epoca erano sempre comunque in gruppo. Avevo un grosso nucleo di insicurezza e avevo questa voce che mi tartassava: ma chi sono io per? Chi sono io per? Perché dovrei esserlo io? No, io non lo posso fare, non sono abbastanza per questa cosa, eccetera. Con le mie insegnanti che hanno ben visto questo nucleo in me, mi hanno aiutato a lavorarci su, questa mia testardaggine di voler affrontare tutta Glastonbury e tutta la campagna circostante, compreso il pellegrinaggio a Gog e Magog, che sono un bel po' lontano dal paese, tutto questo mi è tornato come specchio di quello che potevo fare. Non perché, come si dice spesso, basta che lo vuoi, puoi far di tutto, è un po' più complicato di così. Certo, la volontà è una cosa assolutamente importante, ma non gioca solo quella. Nel mio caso, quello che era il mio grosso problema è che non avevo il coraggio di vedere quello che già ero veramente sepolto sotto un bello strato di roba. All'epoca, tra l'altro, ero sola. Nessun altro prima di me aveva fatto questo percorso e nessun altro assieme a me dall'Italia era partito per fare questo percorso. Ma se qualche anno prima questo sarebbe stato un deterrente enorme, non sarei mai partita senza qualcuno che poteva far da apristrada, invece la mia disperazione per l'incidente era tale che la sensazione di non avere più nulla da perdere ha vinto. E io ringrazierò per sempre di avere fatto questa scelta. Gli anni da allora sono passati, dal 2006 siamo arrivati ad adesso. Il mio training è proseguito, ma non un anno dopo l'altro. Alla fine di questo primo anno, di fatto, mi è talmente tanto cambiata la vita e il modo di percepirmi che ne ho fatto un'altra enorme scelta. Ho radicalmente cambiato vita e questo cambio, che mi richiedeva tutta l'energia possibile per rinascere come una fenice dalle mie ceneri, mi ha tenuto lontano da Glastonbury per forza, perché dovevo sopravvivere e crearmi un'altra esistenza. Sono andata a vivere da amici in una cascina in mezzo alle Langhe in Piemonte e pian piano mi sono ricostruita. Però mi è impossibile dimenticare la mia prima cerimonia di iniziazione con tutte le sue atmosfere. La racconterò su un libro che attualmente, mentre sto registrando, è in traduzione, non è ancora uscito. Indimenticabile l'affetto delle mie compagne e i miei compagni di percorso. Indimenticabile le mie tutor, sia Erin McAuliffe che Cathy Jones. Indimenticabile la squisitezza con cui hanno assecondato le mie difficoltà. Indimenticabile i paesaggi, gli scoiattoli che saltavano dappertutto, indimenticabili i profumi. Tuttora, se chiudo gli occhi e mi sembra di sentire il profumo del tempio, ho emozioni estatiche. È indimenticabile soprattutto tutto quello che ha messo in moto, che credo sia esattamente quello che l'inizio di un percorso spirituale debba fare, soprattutto perché dopo aver provato
tanto e di tutto, finalmente avevo trovato quello che faceva per me. E da lì tutto il resto è storia. Lady, I hear your voice calling me through the mists of Avalon.